Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the Road è viaggio. Tattoo on the Road è storie. Tattoo on the Road è tatuaggio. Tattoo on the Road è avventura. Tattoo on the Road è molte cose. Insomma, Tattoo on the Road è Tattoo on the Road. Punto. Miss, you gotta stay on the yellow path up there, lady, on the orange flower. Thank you. We're 7 pregnant women with machine guns. Ciao. Noi a Phoenix ci saremmo dovuti fermare solo un giorno, ma quando abbiamo scoperto che in questo angolo dell'Arizona si concentravano i sogni di Mattia e Tiziano, abbiamo deciso di andare lunghi, perché del resto una delle cose più belle di un viaggio è rivoluzionare tutto e riscrivere la storia. Ma andiamo con ordine e cominciamo con il sogno di Mattia, un sogno che ovviamente è nato on the road, perché come abbiamo sempre detto è per strada che accadono le cose. Avevo un sogno per questo programma televisivo di farvi conoscere qualcuno che modifica moto. Ho avuto la fortuna allo Stargis, il raduno moto più grosso al mondo in Sud Dakota, di fermarmi a fare benzina e di girarmi e di vedere John Hopes, che è praticamente uno dei customizzatori di motobugger più forti al mondo. Io ho detto, ma tu fai programmi televisivi? E lui mi ha detto, sì, ma come fai a saperlo? Ho detto, guarda, sono italiano e da noi sei molto conosciuto, ho bisogno di proporti una cosa, devo venirti a trovare nella tua officina. E lui mi ha detto, certo, tanto tu mi sa che sei un matto come me. Questa è stata la sua risposta. Mattia sembra che attenda un parto, sta aspettando Dirty Bird, tutti lo stiamo aspettando, come lo possiamo definire Mattia? Un customizer di quelli conosciuti in tutto il mondo? Lui è uno dei 3 più famosi che customizza bugger, che sono le moto che adesso vanno per la maggiore, anche se a dire la verità lui fa una figata perché è il primo che ha iniziato a modificare i software. Hai fatto un grande regalo oggi, questo va detto. C'è una persona che oggi sta svenendo qua. Claudio, vieni qua. Se volessi fare una domanda, questo è un appoggiarlo. Che domanda gli vorresti fare al nostro Dirty Bird? No. Sono senza parole. Vai via, va a pagare, sei comprato i calzini. Prima intervista in vita tua sono senza parole. Questa è la classica azienda che nasce da una vera passione. Cioè lui sta facendo quello che gli piace. Me l'hai confermato tu quando sei andato in officina che sta piegando un ferro in prima persona. Se no l'avrebbe fatto un dipendente. Quale ti piace più? Questa è tutta preparata, è una preparazione esagerata dove lui si mette su una ruota con questa, 400 kg di moto si mette tutta su una ruota, questa è preparata. E poi ci sono altre come la Indian ad esempio, lui è anche uno dei primissimi, se non forse il primo, che ha iniziato a fare pezzi su misura e preparazione sulle Indian, sulle nuove Indian. Ti ringrazio perché ci hai detto veramente, non sto scherzando, delle cose illuminanti e aspettiamo che si apra la famosa porta perché siamo in attesa di Dirty Bird. Quando finalmente conosciamo John Shop, in arte Dirty Bird, ci troviamo di fronte a una persona semplice e soprattutto cordiale. Insomma, anche se uno dei customizer più conosciuti al mondo, per dirla in italiano, è uno che non se la tira per niente. S&S, this one. No, the heads are S&S, but Trask Performance built the motor for me. It's a 131. Lots of power. This is one of the bikes, we make all these parts for it, the fairing, the wheel, the neck, everything. This is just one of our custom baggers. We did this one probably 5 years ago. The guy never rides it, just leaves it here. The Indian, that's my bike, I ride that bike. I built that bike, I didn't want any saddlebags on it or anything so I could go in the corners. I wanted the stereo, so we built that fairing. We sell those fairings for the Indian. Okay. But that's my personal bike, that's the bike I ride right now. Alla fine dello showroom, Dirty Bird ci concede l'onore massimo, e cioè quello di entrare nel suo regno incontrastato, l'officina. Il luogo dove ancora, nonostante soldi, nonostante la popolarità, Dirty riesce a sognare come un bambino.
I started building bikes like when I had dirt bikes and stuff. I'd race dirt bikes and stuff, so I was always wrenching on them and changing things. And probably the late 90s, I started building choppers, and I was cutting the necks off and doing all this crazy stuff. And as soon as I'd get the bike done, I wanted something else, so I'd sell it. Pretty soon people were coming to me saying, hey, could you do my bike? And it kind of just evolved from there. And then the choppers died, the baggers picked up over here. We started doing the big wheels on the bagger, and everybody followed that. So that's kind of my story. The reason my shop's called Dirty Bird, I used to be called Sinister Industries, and some guy trademarked that word, and he tried to get me to pay him $20,000 a year. So he called me and told me that. I go, how about go fuck yourself? You know what I mean? So everybody was calling the bird Dirty Bird already, so we changed the name to Dirty Bird Concepts probably 5 years ago. So if you want to go back 10 years, the end of the chopper was coming and the bagger started right in the beginning of the recession. I went and bought a brand new Street Glide, cut everything off of it and cut it up and just changed it, stretched it, bigger wheel. And I could see everybody loved it. So we started making parts, probably like 2006. Now things have kind of ran their course. I feel like everybody's done all the cool things you could do to a bagger and all the stupid things. Yeah. So now we're doing the soft tail, and we did an old FL swing arm. We're making them with the shocks with the air ride on it, and just doing that old timeless Cholo style. Cholo like the Mexican, you know, the Cholo, you know, badass style with all the engraving, and that style's never died. So we've put a new twist on that. The net kit with a 26-inch wheel, and just put a twist on that timeless style. That's what I'm doing right now. That's my newest thing. This is an example of it here. The reason I work on the bikes myself is I can't find anybody that I trust with everything. I'm kind of training a new guy right now, and I just watch him. I'll tell him, do this, I'll show him how to do it, and then I'll go back and check it. Beh, a volte capita anche che uno sui sogni riesca anche a salirci sopra e farci un giro. E sono emozionatissimo, veramente, non so se si capisce, ma cioè, permettermi di guidare una cosa del genere è veramente potente, quindi wow. We make this whole ass end for the soft tail. You can either use your factory belt or switch it to chain. And these are the old shovel head, pan head shock covers. Inside here, there's air ride. So the bike goes up and down, and you can adjust your ride. We make these pipes as well. Not gasoline, but diesel. Ah, diesel? Yeah, è una moto che va a diesel? Yeah. Diesel? Diesel, yeah. Why? Fucking just something different. Fast, real fast. Real fast? 130 foot-pounds of torque. You crack it, just black smoke, just like the truck. Just fuck everybody, fuck you, you know. All'inizio è più la paura di fare danni che altro, ma poi esiste il solito e pazzesco piacere di starsene in sella e aprire il gas. Guidare la moto di un personaggio come lui, che diciamo con le moto ha creato una leggenda, è stata una sensazione strana. Ero molto emozionato, quasi impaurito dal rischio di non saperla guidare. Una moto bassissima con degli scarichi di 2 metri, con i pulsanti per alzare le sospensioni. Sono entrato in confusione come un bambino che monta sulla bicicletta per la prima volta, però è stata una fortuna incredibile averlo potuto fare. Bellissimo. Ha una guida. I never ride like that. Oh yeah. Wonderful. Yeah, it takes a second. Yeah. For me, like just to the bars, I like it, but to go a long ways, I'd rather have my hands lower. È bellissimo, ragazzi. Non ho mai provato a guidare una moto così, ma è incredibile. La sensazione, sei praticamente a sedere sull'asfalto, questo manubrio esagerato, ma poi è proprio la vibrazione che dà quando dai gas. Cioè, tutti questi motori modificati sono impressionanti. Ho dato 2 aperte, è bello. Sono emozionato. Quando abbandoniamo Dirty Bird, in attesa di incontrare un altro big dei customizer mondiali, decidiamo di visitare un'altra ghost town che si trova a poche miglia da Phoenix. Il paese si chiama Goldfield ed è nato alla fine dell'800 attorno ad una miniera d'oro. Scusate, ma questa l'hanno ricostruita o c'era? Non ho capito.
Mancano solo gli Apache a Goldfield che ci spiano dalle montagne e lo sceriffo che sputa a terra. Per il resto non ci siamo fatti mancare veramente niente. A me non sembra che sia vera. Sembra tutto finto. Insomma, esattamente come nel più classico set di un film western, c'è veramente di tutto. Il saloon con il pianista, l'ubriaco, il giocatore di poker, il bordello con le signorine, la prigione con il killer e la chiesa che tra l'altro è ancora funzionante. Medioevo? Dicevo, nel Medioevo però in Europa. Siccome non so per quale tipo di credenza gli uomini di chiesa, qualora fossero colpevoli, non potevano essere ammazzati in maniera violenta, prendevano delle gabbie più strette di questa, tipo uccelli, le appendevano alle mura finché praticamente non si smontavano. Non morivano. Questa è la teoria tua? Questa è la teoria mia. È la teoria mia, però. Credo sia storia, però è la teoria mia. Tu sei abituato a Gardaland, dove Sì, il villaggio sempre. western è finto perché è fatto Chiaro. Qua è un po' finto perché voglio dire è un po' adattato, però è il posto suo, cioè qua c'erano gli Apache, i Cactus, c'erano i cowboy, per cui il posto è vero. Puoi però viverla anche in un'altra maniera, cioè immaginatela come poteva essere 150-200 anni fa, quando veramente questo posto era abitato. Cioè, cerca di viverla. Esatto, certo non c'era quella che vende il gelato dietro a Patrizio, però per me la cosa più bella è il contesto, perché se fuori fosse a Gardaland, che di là c'è scritto vedi le macchine targate Verona, è brutto. Qua se ti guardi in giro c'hai i cactus, le Non c'è montagne, quindi alla fine è Quindi vero. alla fine 2 contro 1 abbiamo vinto noi, ci piace. Questa Ghost Io Town, rimango dalla ci mia piace. idea. questa Ghost Town è vera ma un po' finta, punto. Da sempre mettiamo la qualità della vita al primo posto. È per questo che ci prendiamo cura delle vostre cucine. Per farlo abbiamo affiancato ai nostri collaboratori le più innovative tecnologie. Siamo guidati da una grande passione, la stessa passione che hai nel costruire il tuo futuro. E pensiamo che rendere migliore la qualità della tua vita renda un po' migliori anche noi. Marinelli Cucine, al centro della tua famiglia. Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the Road è viaggio. Tattoo on the Road è storie. Tattoo on the Road è tatuaggio. Tattoo on the Road è avventura. Tattoo on the Road è molte cose. Insomma, Tattoo on the Road è Tattoo on the Road. Punto. L'Italservice è un'azienda che produce e taglia bordi per il mercato nazionale ed internazionale. L'azienda è nata nel 1997 in uno stabilimento di Pesaro di 600 metri quadrati e in questi anni abbiamo avuto una crescita continua e costante che ci ha portato ad avere uno stabilimento qui a Valle Foglia di 10.000 metri quadrati tra coperto e scoperto. Noi rappresentiamo il 25-30% del mercato nazionale. Mentre torniamo verso Phoenix, inciampiamo nell'ennesima concessionaria Harley Davidson e anche questa volta il richiamo è troppo forte. Al suo interno, tra una moto, un gadget e una canottiera a ricordo, c'è persino uno studio di tatuaggi. So from left to right, the founders are Walter, Arthur, William Davidson and William Harley. Questa tipologia di studio, questo modo di lavorare così prettamente all'americana con uno studio open space è sicuramente un qualcosa di spettacolare che ai nostri occhi piace molto. Sicuramente in Italia con la nostra legislazione siamo abituati a delle situazioni differenti, con una maggior privacy, ma ripeto è una questione proprio di filosofie.
differenti. Esistono poi situazioni nella carriera di un artista completo, come ad esempio anche le convention, in cui bisogna essere pronti, abituati a lavorare in vetrina. Sarà che io e Marco non abbiamo tatuaggi, quindi non ho mai provato questa esperienza. Da una parte il fatto di avere una cosa importante è bella, ma deve essere proprio importante. Dall'altra uno dice, ma questo dolore, perché se madre matura mi ha dato già un corpo, perché sfidarla? Non lo so. It represents military for what I did for the United States military. I spent 15 years in the Navy for the military, and so I just got out last year, and this is kind of my way of keeping that side of me with me, so my Navy side. This shop focuses a lot on sterility and bringing the best that they can to all their clients. We're very choosy with the tattooers that we pick for each job. All the tattooers that work here, they all do different things. Like I do American traditional, solid bold lines, solid color packing. Whereas Sway here, he does black and gray and realism. We have Devin, who does color packing as well, and black and gray. So we all have different techniques and different styles, and everybody here pretty much is here to help you out in any way that they can, you know? Like, I'm not gonna do a portrait or anything like that, but Sway will be able to take care of that for you. Motorcycle and tattoo come together. Yeah, it's part of the culture, you know? One could say they go together very well. You know, anywhere you go when it comes to motorcycles, you'll typically see a lot of tattoos, yeah. Yeah, it describes a way of life, you know. Before it used to be about like rebellion, or like with the sailors, it used to describe like what they did with their lives, you know, whether they traveled across the equator, how many miles they traveled overseas, and just the things that they've done, the places they've been. They were just kind of like ways to remember, you know. They're like landmarks, but on your skin. Ancora in strada e ancora sulle tracce di un altro customizer, di quelli che contano, naturalmente. Dopo Dirty Bird facciamo rotta verso la Bagger Nation. Questo è il nome dell'universo di Paul Yaffe, altro artista visionario capace di creare opere d'arte partendo da 2 ruote e un telaio. Paul Yaffe è un po' considerato colui che ha creato il mondo della customizzazione bugger. Lui è arrivato per primo. Nel 2005 circa è finita l'era dei chopper, quindi la moda dei chopper, della forcella allungata, del manubrio stretto, e il mercato si era un po' fermato qua negli Stati Uniti, per cui il mondo della customizzazione è entrato in crisi. Paul Yaffe era a Boston e vide la presentazione di uno Street Glide che Harley Davidson presentava come nuovo modello. Nel momento in cui ha visto questa moto, lui già se l'immaginava customizzata, abbassata, con questa ruota davanti più grande che poi è arrivata dopo. E lì ha creato il primo bugger, e quando questo bugger è uscito fuori al primo raduno è stata una bomba atomica, e da lì ha lanciato la moda delle bugger, e da lì poi Dirty Bird, quindi John Hopes e tutti gli altri lo hanno seguito, creando anche poi delle bugger molto belle, quindi poi non si può dire uno più bravo dell'altro, però bisogna riconoscere a Paul Yaffe che è stato lui il primo a creare questa tendenza. I was born in Southern California, in the San Fernando Valley. A lot of people believe that's where the birth of the hot rod culture and cars and motorcycles, a lot of the style comes from. So growing up there, you can't help but be influenced. I was very obsessed with custom motorcycles as a kid. So I would, before I even had a driver's license, I would ride my skateboard, and I would take my skateboard to the bus, and then the bus over a hill into Hollywood, where the like where the bike night was. And I would hang out with these guys, or bug them really, you know, put on their pant leg and tell me about your bike. And, you know, and it's funny now, those guys that I bugged back then, I ride with. Now, you know, 30 years later, it's kind of cool. So from Los Angeles, I moved here to Phoenix to go to school. Harley Davidson's training facility is in the desert, is out here in the desert. So I moved here to go to the Harley Davidson training facility. I needed more knowledge for the bikes. So I opened a little shop while I was going to school called American Legend Motorcycle Company. It was actually right down the street
And then we moved into this building in '99 and created a product line, created our expanded. We were always making little billet products and stuff. I did a bike in '98 and '99 and 2000. It was Cashmere and Sliver and Prodigy. Prodigy is up in the showroom. It's the copper bike over by the window. That was the third in a trilogy of these 3 bikes that I did that I went and won every show in the world with. Those bikes were incredibly popular and kind of changed the style of customizing motorcycles and had a very big influence. I always get my hands dirty. That's the fun part. Business is interesting. Definitely have my hands in the business, and the direction of the business comes from my head, but the people that propel the business are my employees. I build custom motorcycles and I design parts and I engineer products to enhance the lifestyle. That's what I'm good at. That's what I try to do. If you put me in the other, I usually really mess it up. Yeah, so it's better I stay out of it. Yeah. Mike Lichter, the famous photographer, was putting on an exhibition in Sturgis about tattoos and their influencing on custom motorcycles. And I had thought about, my dad had many tattoos and a lot of his Sailor Jerry stuff. So you understand, that bike, there's no paint on that bike, 0, nothing is painted. All those tattoos are etched, they're sandblasted. So it's a tribute to my father who passed a few years ago. So it's me remembering traditions that he instilled in me. So. Comunque sto pezzo è allucinante. Cioè, hai visto i dettagli? Tutti i notori, questi sono tutti fatti praticamente a mano perché non ce n'è uno, forse solo le leve, queste qua. Questo se l'è portato della Kuryakin. Se l'è portata a Sturgis lui quest'anno. Questa mi sa che è la moto che era, ti ricordi quei 2 ragazzi che abbiamo incontrato a Bonneville? Che dicevano che avevano fatto un'esibizione di tattoo e moto a Sturgis con Poliafi. Questo deve essere la moto, questa qui. Lui prima ha raccontato che questa è particolarissima per la storia dei tatuaggi del babbo, dico bene? Sì, praticamente lui ha riprodotto su questa moto i tatuaggi che aveva il padre nel corpo, che è qualcosa ed emozionante, no? Pensa che significato che c'ha per lui questa moto. Quindi questa è la pelle del papà, del papà. Il corpo del papà riportato qui. Capita nel mondo dei tatuaggi che qualcuno, voglio dire, comunque riproduce un tatuaggio, magari è anche vivo, non è detto per forza quando è morto, che magari, non so, il tatuaggio che ti sei fatto lo riproduci in un quadro oppure su un oggetto? Sì, a volte viene riprodotto comunque per ricordo. Il fatto che sia messo su una moto, questo dimostra proprio il forte legame che c'è tra l'autore dell'opera è stupendo. Sì, no, perché voi chiaramente affrontate l'aspetto estetico che è giustissimo, cazzo, sono dei dettagli, primaria aperta, guarda come gli ha messo le molle per la sella regolabili. Non sono quelle del Ciao, no, ma praticamente non le ho neanche mai viste montate così io, cioè in teoria è una sorta di ammortizzatore regolabile. Vogliamo parlare del serbatoio? Quanto è elegante. Ma guarda la batteria, no, è fighissima. I sogni. Ne avevamo parlato all'inizio di questa puntata. Sono importanti i sogni e Tiziano ha un qualcosa che va comunque oltre il sogno e forse assomiglia di più a una preghiera, a un omaggio, a un atto d'amore di quelli che non hanno bisogno di troppe parole. Ho conosciuto l'artista El Weiner alla convention di Roma di 2 anni fa, mi è subito rimasto in mente, mi è subito rimasto impresso il suo stile, il suo modo di tatuare, ma anche la sua persona, la sua coerenza, il fatto che fa uno stile che è veramente legato alla sua cultura e lo fa con tanta passione. For me, the reason why Chicano tattooing or the style of fine line tattooing is popular everywhere is because it's beautiful first and foremost. I think it transcends ethnicities and cultural barriers. And at the end of the day, as long as the composition is correct, I think it makes for beautiful imagery. And I think on a global scale, everyone and anyone can vibe with it. Italy has been an important country for me for the last 10 years. It's a place that I've visited since 2006, and I've worked every year consecutively. Main reasons why I like it, not just the people, but also the food. The food to me is extremely important, as well as the interaction between the Italian people and how important family is to them, and their friends, and
the food and being able to get together and stuff like that. Io non sono uno che si è mai tatuato tantissimo perché sono una persona molto, se vogliamo, anche molto seriosa. Con il mio corpo io non ci ho mai giocato molto. Ma questa volta è stata una cosa, diciamo, immediata. Perché quest'anno ho perso mia mamma i primi di giugno e quindi ho voluto, diciamo, fare un omaggio al concetto che lei mi ha insegnato. The imagery of the Sacred Heart I've always been a fan of it. I myself personally have a tattoo of a Sacred Heart that José López did on my chest. È stato un incontro quasi magico perché ecco, ciò che lui ha capito era la mia esigenza di rappresentare nel migliore dei modi questo momento duro, difficile per me. Ha messo la sua sensibilità, la sua professionalità al mio servizio e questa è una cosa estremamente importante. Prima di tutto per la creazione di un'opera d'arte l'elemento umano, poi la tecnica, tutto il resto. I'm really honored that I got to tattoo such a great tattoo artist that came from afar and that he chose me to do such an important piece. Tutto molto bene, sono molto soddisfatto, per ora però non voglio vedere nulla, sento che ha una grandissima mano e prendo la respirazione per farlo lavorare bene. Mia mamma amava sempre canticchiare una strofa che è questa, canticchiava sempre: e se la vita è così, io non chiedo di più. E grazie mamma, grazie che ci hai insegnato a stare il mondo con umiltà e ti volevo fare questo omaggio. È imbarazzante, ragazzi! Cioè, si è tolto da solo! No, si è schiacciato! I bottoni davanti, cioè praticamente è un canalizzatore d'acqua. Ho trovato questo. Diciamo, qui si ferma il tempo, però si fermano anche i giapponesi.